cominciare con il pezzo forte, ok? In realtà forse l'oggetto acquistato di cui vado più fiera, perché quando sono partita già sognavo di acquistarlo, quindi ovviamente sapevo di poterlo trovare perché è uno tra gli oggetti classici che si trova in Giappone, ma speravo seriamente di trovarlo, non so perché. Dalla scatola forse già l'avrete capito, ma e proprio lui, ragazzi, è un tipico ventaglio giapponese. Ve lo mostro meglio. Qui c'è la confezione con il suo fogliettino dove c'è specificato che questo ventaglio è stato costruito a mano con il legno di bambù ed è stato assolutamente dipinto a mano. Un po' di crinkling sound questo. C'è un po' profuma di sakura, è incredibile, ma profuma di sakura, di fiori di ciliegio, è assurdo. Questo è un ventaglio di carta. Ci sono ventagli di carta e ventagli di tela. Io l'ho scelto di carta perché è molto più delicato. Allora adesso lo apro. È super delicato. È un ventaglio rosa, adesso con queste luci verdi e blu non si nota molto il suo colore, ma è rosa e ha tutti questi fiorellini dipinti a mano, sono dei sakura dipinti a mano. Profuma tantissimo adesso, stupendo, veramente bello. Credo sia davvero davvero bello. Questo l'ho acquistato a Kyoto, nella zona più tradizionale appunto del Giappone, dove ci sono tantissimi negozi di ventagli. Okay. Questo ventaglio l'ho pagato circa 27.000 yen. Prossimo oggetto acquistato.
con i sakura, quanto è carino questo con i sakura, bellissimo. Poi ancora qui, questo è particolarmente bello, infatti mi sa che lo aprirò per mostrarvelo. Guardate quanto è bello. Ecco. Quanto è bello, ragazzi. Ve lo faccio vedere da più vicino, ok? In Giappone i furoshiki sono utilizzati molto spesso in svariate occasioni. Possono divenire degli ottimi involucri per il bento, ad esempio, o anche per confezionare dei regali, nel senso proprio di avvolgerli. Il furoshiki oggigiorno viene anche spesso sostituito dai sacchetti di plastica, anche se non tutti i giapponesi ne fanno uso. I furoshiki venivano utilizzati per il trasporto di vestiti anche e per trasportare anche i piatti. I tessuti sono diversi, possono essere diversi, possono andare dalla seta più pregiata fino al cotone o addirittura al nylon, possono essere annodati in svariati modi e vengono anche tramandati di generazione in generazione, assumendo quindi significati differenti a seconda del tipo di stoffa utilizzato, anche del colore, assolutamente anche del colore. Il prezzo dei furoshiki è di circa 250 yen. Io ne ho acquistati 4 per 1000 yen. Credo più o meno costino sui 300, in realtà 300 o 400, dipende poi dal tessuto e da quanto sia poi prezioso il tovagliolo. Un furoshiki in cotone lo pagate circa 400-500 yen, ok? Prossimo oggetto che voglio mostrarvi, classiche bacchette giapponesi, le adoro, sono personalizzate perché le ho fatte incidere, ok, proprio qui, sono delle bacchette di questo colore super particolare. Qui su ci sono dei piccoli sakura con i rispettivi petali e qui c'è il mio nome in italiano e qui scritto in giapponese. Qui sono lisce, mentre qui hanno una parte un po' più ruvida. Credo sia fatta così per poter prendere il cibo, le pietanze molto più semplicemente. Ho preso poi queste piccole palline chiamate gashapon. Queste palline sono appunto di plastica al cui interno è contenuto un piccolo gadget e vengono distribuite queste palline da appositi macchinari, da apposite macchinette meccaniche, e dopo aver inserito una o più monetine, la cosa più bella nel prendere questi gashapon è proprio inserire la monetina e girare la manovella per far cadere la capsula. Ok, ovviamente altro aspetto super carino di questi gadget è che il tutto è casuale. Sulle macchinette ti viene mostrato qual è il possibile gadget che può capitarti, ma è sempre molto casuale. I gashapon sono riutilizzabili, nel senso che solitamente dopo aver preso il gadget all'interno della pallina, essa viene poi rimessa in un cesto e poi riutilizzata. Questo è un esempio di gadget super kawaii, veramente carino. Il costo di questi gashapon è di 100 yen, poi ovviamente ce ne sono alcuni più costosi. Altro acquisto, questi
su tutto il perimetro del ventaglietto ci sono i sakura. Ancora qui c'è il Monte Fuji, bellissimo sullo sfondo, qui una bellissima geisha. Ogni confezione ha la propria bustina e i propri stickers per chiudere appunto la confezione. Sono bellissimi, super super belli. Costo 500 yen a ventaglietto. Adesivo. Una cosa che ho notato è che i ragazzi giapponesi adorano acquistare delle cover trasparenti per il loro cellulare e attaccare dietro al cellulare gli adesivi. Questi sono i classici adesivi giapponesi. Così. Il loro bollino, questi sono super originali, hanno lo stemmino della casa produttrice, questo particolare Udetama, questo piccolo ovetto giapponese fantastico. E in realtà io ne ho acquistati anche altri lì in
Shonen Jump segue ogni settimana lo stesso schema. All'inizio la copertina della rivista, dedicata ogni settimana ad uno dei maggiori titoli presenti all'interno. A volte la copertina può anche essere dedicata a tutte le serie all'interno della rivista stessa. Dopo la copertina, la rivista inizia con le varie pubblicità inerenti alla serie al suo interno, nelle quali annuncia la produzione e l'uscita di determinati videogiochi ispirati ai manga. Poi iniziano i vari capitoli, partendo dalla serie esposta nella copertina. Questa serie presenta anche alcune pagine a colori inserite subito prima delle altre pagine del capitolo. I capitoli sono stampati tutti su carta riciclata di bassa qualità e di vario colore, in quanto lo scopo primario di questa rivista è quello di testare il gradimento del pubblico per determinare comunque delle serie in vista della loro raccolta in tankobon. Verso metà rivista ci sono le pagine dedicate alle versioni anime dei manga serializzati. È qui che poi vengono date informazioni circa la produzione di una serie, le date della messa in onda e delle colonne sonore presenti. È qui inoltre che vengono date informazioni riguardanti l'uscita in DVD degli episodi animati. Infine si ha l'indice della rivista con indicate alcune pagine extra e le serie con alcune pagine a colori nei loro capitoli. Dopo l'indice ci sono alcune pagine che presentano informazioni riguardanti i manga pubblicati la settimana successiva o le nuove serie in procinto di essere serializzati nella rivista. Altro oggettino, questo qui è un nanoblock, ovvero una piccola costruzione, ok? Piccolina, super carina da collezionare. Qui c'è appunto questo personaggino, l'ho scelto io in realtà, questo qui. Il prezzo di questo nanoblock 660 yen.